Ciao a tutti! Oggi in questo video vi mostrerò ben due tecniche che vi permetteranno di ottenere delle piantine di pino in maniera semplice e veloce. La prima è molto particolare, però vi assicuro è pittoresca ma ha dei risultati incredibili. Quindi io vi consiglio di seguire il video e provare a rifare ciò che vi mostrerò e scegliere quale tra le due fa più al caso vostro. Sono certo che se ci proverete, alla fine i risultati che otterrete vi daranno davvero delle grandi soddisfazioni. La prima cosa che occorrerà fare sarà quella di procurarsi delle pigne. Basterà andare o in un boschetto o in un parco dove ci siano delle piante adulte e in genere alla loro base, soprattutto in autunno, le si trova. Primo metodo. Raccolte le pigne, dall'intero si potranno estrarre i semini che si trovano tra una lamella e l'altra della stessa. Questa è una lamella, questa è un'altra lamella e casomai aiutandovi con una pinzetta li potrete estrarre. Ecco qua, così. Si può notare che c'è una parte che sembra carta velina, serve semplicemente al seme per poi volar via dalla pianta trasportato dal vento, e poi invece c'è questa che è panciuta ed è proprio lui il seme vero e proprio dal quale, se tutto andrà bene, nascerà la piantina. Nell'ipotesi che il semino non lo vogliate mettere direttamente nella terra, c'è anche un'altra tecnica, ovvero quella di prendere la pigna ed andare a riempire lei direttamente con la terra tutte le lamelle, in modo che poi la stessa pigna faccia da vaso, semplicemente facendo questa operazione. Prendere della terra che sia soffice e drenante, del terriccio universale andrà benissimo, ed andare a riempirla in questo modo, spingendo la terra all'interno. Non vi preoccupate, spingete. Fate in modo che tutti gli spazi all'interno della lamella siano pieni, così. Alla fine dell'operazione questo è ciò che dovreste ottenere, quindi una pigna completamente riempita di terra in tutti i suoi spazi. Così facendo i semi saranno coperti dalla stessa e una volta bagnata si attiveranno e, se tutto andrà come si spera, inizieranno a germinare. Quindi non resterà davvero altro che posizionarla in un contenitore, anche una tazzina per caffè o il contenitore delle uova andrà benissimo. Dopodiché bagnare il tutto con un vaporizzatore e continuare a bagnare sino a che la terra non sarà completamente zuppa. Terminato di bagnare, posizionare la stessa in un punto dove prenda molta luce, ma non i raggi del sole diretti, e se tutto andrà bene, proprio all'interno delle lamelle poi spunteranno le piantine nuove. Trascorse soltanto 2 settimane da quando abbiamo iniziato l'esperimento, andando a riprendere il tutto, si può notare che una piantina all'apice della pigna è già nata. Guardate quanto sia ben sviluppata, si vede chiaramente il seme che è stato spinto fuori dalle lamelle e la piantina sotto. Col passare dei giorni, arrivati alla terza settimana, è spuntata anche la seconda piantina. Adesso è davvero piccina, però già si vede chiaramente che sta cercando di spuntare fuori dalle lamelle. E col passare del tempo, ormai 50 giorni, le due piantine si stanno formando in una maniera assolutamente perfetta. Sono alte circa 2 cm e all'apice gli aghetti si stanno formando quasi completamente. Man mano che le piantine cresceranno, se non volete bagnarle tramite il vaporizzatore, c'è anche la possibilità di poterlo fare utilizzando una siringa, quindi basterà riempirla e piano piano andare a fare cadere le goccioline all'apice della pigna. Arrivati a questo punto, volendo, ed è la soluzione migliore, si potrà spostare il tutto all'interno di un vaso con del terreno. Quindi semplicemente prendere un vasetto che abbia un diametro di circa 10-12 cm, fare un foro nel centro, in questa maniera. Considerate che dovrete inserire tutta la pigna, quindi dovrà avere almeno la stessa altezza. Dopodiché prendere la pigna ed andarla ad inserire in questa maniera. E poi rinzaffare il tutto in modo che le piantine vengano completamente coperte dalla terra. E questo è il risultato che dovresti ottenere. Prendere un vaporizzatore e bagnare il tutto molto abbondantemente. E una volta messe in terra, le piantine si potranno sviluppare in una maniera assolutamente perfetta, perché considerate che metterle all'inizio nella pigna ci dà la possibilità di non utilizzare vasi e fare crescere tutto ciò che c'è all'interno, quindi tutti i semini. Però una volta che questi hanno iniziato a spuntare fuori dalla piantina e quindi sono germinate, dovranno essere tassativamente spostate, perché lo spazio che c'è tra una lamella e l'altra è ridotto e quindi l'apparato radicale non potrà svilupparsi nel modo corretto. Invece, mettendoli poi all'interno del vaso, le radici si potranno allargare in tutto il pane radicale e le piante crescere in maniera esponenziale. Secondo metodo. Nell'ipotesi però che voi questo non lo vogliate utilizzare come vaso, allora c'è la possibilità, come dicevo prima, di estrarne i semi. L'operazione più semplice per farlo è girare e sbattere la pigna.
E guardate quanti ne sono venuti fuori. E poi controllare se tra le lamelle ne è rimasta qualcun'altra e, casomai appunto anche in questo caso aiutarvi con una pinzetta, tirarli via se ce ne fossero. Quindi, una volta ottenuti, anche in questo caso, potranno essere utilizzati. E questo è il risultato che si è ottenuto. Guardate come sono formati i semi. Si può notare chiaramente che ce n'è una parte che sembra un foglio di carta velina e una parte invece panciuta. È proprio quella panciuta che è il seme vero e proprio, dal quale poi, se tutto andrà bene, nasceranno le piantine. Quindi, volendo, si potrebbe anche fare un qualcosa del genere, tirare via questo e utilizzare soltanto lui. Quindi, procurarsi un vaso, 5-10 cm di diametro andrà benissimo, fare un foro più o meno di 2-3 cm nel fondo, prendere il seme e semplicemente farlo cadere nel foro, così. Dopodiché rinzaffare il terreno tutto intorno. E l'operazione di semina è ultimata. Arrivati al 30° giorno, riprendendo il vaso, questo è ciò che si è ottenuto. Anche in questo caso la piantina si è sviluppata in una maniera assolutamente perfetta, è alta circa 3 cm e all'apice si vede ancora il seme che chiude gli aghetti, ma col passare del tempo il seme cadrà e gli aghetti si potranno aprire tranquillamente e la pianta di conseguenza svilupparsi. Arrivati a questo punto, non resterà davvero altro che aspettare che la pianta cresca. Nel frattempo metterla in un luogo dove prenda sì molta luce, ma non i raggi del sole diretti, sino a che questa non sarà alta almeno una quarantina di centimetri, perché se i raggi fossero troppo forti ci sarebbe il pericolo che possano bruciare le foglioline e di conseguenza fare seccare la pianta. Alla fine dell'operazione, questo è il risultato che si è ottenuto, quindi non resterà davvero altro, volendo, che addobbarlo e goderselo. E vi assicuro che sarà ancora più bello proprio per il fatto che l'avrete fatto nascere e crescere voi. Una piantina assolutamente perfetta. Guardate gli aghi e le punte come siano assolutamente sane. E con questo il video si conclude, spero che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto però mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale e già che ci siete un'occhiata dategliela, perché sono quasi certo che tra tutti i video che ho caricato, almeno uno che possa piacervi lo potreste trovare. Detto questo un saluto e al prossimo video.